non sono Mozart, però sto giocando con il cambio DSG che va velocissimo nei cambi di marcia e permette a questo V10 di, come dire, esaltare una delle sue doti, che è quella di avere una voce davvero incredibile. In listino da poco più di 184.000 euro la nuova Audi R8 Spider arriva nelle concessionarie Audi RS, andando a completare una gamma di vetture sportive davvero molto ampia, che parte dall'Audi RS3 appunto per arrivare alla R8 Coupé e Spider. Una vettura, questa Spider, che si differenzia ovviamente dalla Coupé per la presenza del tetto in tela, tetto che è stato realizzato completamente con telaio in alluminio e magnesio, quindi è molto leggero, ma soprattutto lo vedete con questo profilo aerodinamico che va innanzitutto a migliorare il design della vettura quando questa è chiusa, ma anche a migliorare il CX nel momento in cui si vanno a sfruttare i 540 cavalli di cui dispone questo motore. La zona posteriore, come vedete, è stata molto aperta da un punto di vista di sfogo dell'aria, questo perché non c'è più il lunotto posteriore tipico dell'R8 che faceva dare un po' di aria al V10 che pulsa centralmente nella zona posteriore. Ci sono questi sfoghi dell'aria nelle zone laterali del cofano, e poi ci sono anche appunto gli sfoghi laterali sempre con finitura a nido d'ape sia nella zona centrale che in quella laterale, quindi è stato fatto di tutto per raffreddare i bollenti spiriti di questa vettura. Bollenti spiriti che vengono gestiti da un punto di vista aerodinamico grazie a questo bellissimo estrattore dell'aria completamente in fibra di carbonio, bollenti spiriti che si fanno notare anche per la presenza di questi scarichi trapezoidali con terminale sdoppiato al centro. Si nota anche la presenza del terminale di scarico, guardate che bello il passaggio, la curva che poi porta sotto nello scarico. Motore aspirato molto potente, 540 cavalli a 7800 giri e 540 Nm di coppia a 6500. Non si tratta della declinazione più potente prodotta all'interno della fabbrica ungherese Audi, ed è un motore che poi viene montato anche sulla Huracan, in questo caso nella versione da 610 cavalli. La versione da 540 è disponibile solamente per la R8, sia nella versione coupé che nella versione Spider. Invece non c'è la versione Plus per la vettura in plein air, probabilmente arriverà più avanti, ma per il momento direi che 540 cavalli sicuramente bastano. Il faro è ovviamente full LED con firma luminosa a L rovesciata. Nella zona anteriore si notano, come nella zona posteriore, in questo caso delle prese d'aria con finitura di dodape, questi listelli che sono sia pensati per lavorare da un punto di vista estetico ma anche da un punto di vista aerodinamico. Il single frame, come al solito, si fa notare per la sua prominenza, perché proprio il muso viene verso l'esterno, e poi anche questo splitter in fibra di carbonio è un elemento che dà un tocco di raffinatezza pur senza essere eccessivo. Vi porto a vedere i cerchi, sono da 20 pollici, sono gommati Pirelli P0 245/30 all'anteriore, sono personalizzati ovviamente dal costruttore di gomme milanese per le caratteristiche di questa vettura. Il disco è carboceramico con pinza a 6 pistoncini, davvero molto bella. Anche dietro ritroviamo la stessa caratteristica di disco, quindi un disco un po' più piccolo nella dimensione ma sempre carboceramico, con una pinza invece a 4 pistoncini, e quella di freno a mano la vedete nella zona posteriore. Per quanto riguarda gli aspetti costruttivi, mi piace sempre notare la presenza del side blade, in questo caso in fibra di carbonio, ma vi vorrei far notare come le due nervature che corrono verso il passaruota anteriore, dando slancio a tutta la vettura e possenza, sono estremamente marcate. Guardate quanto bene sono stampate queste lamiere, danno un'idea veramente di potenza e possenza, e appunto il gioco di luci chiaro-scuro è fattibile solamente se la fabbrica ti sta dietro da un punto di vista proprio tecnologico di stampaggio delle lamiere. Sotto questo punto di vista sicuramente il gruppo Volkswagen è davvero molto avanti. Andiamo a vedere com'è fatta dentro, andiamo a salire qui, tira anche un discreto vento da queste parti, andiamo ad avviare il propulsore. Come suona da Dio il V10 anche all'avvio. Quello che si nota immediatamente di questo interno è che la parte del pilota è praticamente monoposto, lo vedete, c'è questo arco che va a girare intorno alla posizione del pilota, al sedile del pilota. C'è un bel volante, lo vedete, con finitura asimmetrica, con le due pedals del volante in plastica, non sono molto belle, ricchissimo di tasti, il tasto per l'avviamento del propulsore, il tasto per lo scarico sportivo, lo scarico standard, l'attivazione o la disattivazione dell'SP, e poi i drive select che possono essere comfort, auto, dynamic o individual. Al centro del classico cruscotto troviamo tipicamente Audi l'MMI, quindi la mappa
full screen 12,3 pollici, può essere anche sostituita da una strumentazione, la vedete, più sportiva. In questo caso la mappa, sempre con grafica Google Earth, si sposta nella zona sinistra, lasciando nella modalità Dynamic lo spazio a questo sensore DG, a questo rilevatore DG, che vi può dare un'idea di quanto state andando forte. Nella zona centrale non c'è il display tipico delle vetture tradizionali degli ultimi anni, anche delle più tecnologiche, è tutto integrato all'interno del display di sinistra. Nella zona laterale lo vedete, è tutto molto pulito e molto ben disegnato, ci sono delle linee che si rincorrono, lo vedete all'interno sia del pannello porta ma anche della plancia stessa. È molto bella la bocchetta in fibra di carbonio che spunta dalla porta, e molto bella anche la finitura in fibra di carbonio che va a circondare le bocchette dell'aria centrali. Per quanto riguarda il sedile, lo vedete molto avvolgente, al poggiatesta integrato, la cucitura è a contrasto, forse dal gusto un po' tedesco, o cucitura a contrasto anche nel pannello porta. Ci sono ovviamente il LED per andare ad arricchire e impreziosire l'abitacolo. C'è un bel cassettino nella zona anteriore, poi questa zona centrale con diciamo la rotella che va a comandare il sistema MMI all'interno del tunnel centrale, e questo pomello del cambio lo vedete molto corto, con il tasto P disposto nella zona posteriore. C'è un cassettino qui sotto per andare a riporre il posacenere o altri dettagli. Insomma, un abitacolo davvero molto ben fatto. Spicca la presenza del sistema di climatizzazione, che è integrato a queste rotelline, all'interno del quale appunto c'è il piccolo display che va a segnare la temperatura oppure l'attivazione o la disattivazione del sistema di climatizzazione. Ora è venuto il momento di scendere su strada e vedere come va questa Audi R8. No, non sono Mozart, però sto giocando con il cambio DSG che va velocissimo nei cambi di marcia e permette a questo V10 di, come dire, esaltare una delle sue doti, che è quella di avere una voce davvero incredibile. A differenza dei motori moderni, delle moderne supercar, che sono ormai turbocompressi, quasi tutti, a partire da Ferrari per arrivare a Porsche, passando per McLaren, questo motore è un motore vecchio stampo, quindi è un V10 da 5.2 litri che ha una voce davvero eccezionale. E sotto questo punto di vista, giocarci come ho fatto adesso con il cambio è un'ampia dimostrazione di come la meccanica riesca poi a trasformarsi in suono, e questo suono riesca a farvi godere davvero tantissimo nel momento in cui andate a guidare davvero questa vettura. Purtroppo di guidare davvero oggi questa vettura non se ne parla, perché come vedete piove, non ci troviamo a Milano, ci troviamo a Barcellona, e questa è incredibile perché siamo venuti qui apposta per provare questa vettura con un bel caldo, magari anche guidandola in plein air. In realtà siamo a capotta chiusa con i finestrini alzati e i tergicristalli che vanno, quindi tristezza vera, però non possiamo fare nient'altro che magari dare una bella accelerata in questo rettilineo e farvi vedere come va. Beh, direi che va fortissimo. I 540 cavalli di cui è dotata questa vettura a 7800 giri si fanno sentire, e soprattutto anche la coppia di 540 Nm a 6500 giri è un valore davvero eccezionale per un motore che teoricamente ha tutti i valori di coppia potenza spostati molto in alto, ma riesce a dire la sua anche a bassi e medi regimi. Per intenderci, si riesce a camminare in settima marcia a 1500 giri e 80 all'ora senza avere particolari vibrazioni o senza avere particolari fastidi diciamo sonori all'interno dell'abitacolo. Una vettura che, volendo, si può guidare davvero ogni giorno, anche in funzione del fatto che abbiamo la possibilità di andare a regolare la dinamica di guida, passando da comfort ad auto a dynamic attraverso semplicemente l'uso di un tasto. Il Drive Select infatti vi permette di andare a personalizzare diversi parametri della vettura, a partire dalle sospensioni, che sono magneto-reologiche. Questo significa che il fluido che è al proprio interno, attraverso una scarica elettrica, riesce a modificare la sua intensità, la sua densità, scusate, e questo permette appunto all'ammortizzatore di essere più o meno rigido. In comfort è davvero molto morbida, mentre per quanto riguarda l'impostazione che possiamo avere in dynamic, vi assicuro che è quasi ai limiti di un'auto da corsa. Diventa molto dura, diventa molto precisa da guidare, ovviamente sullo sconnesso diventa anche molto impegnativa. Soprattutto diventa impegnativa nel momento in cui andate a disattivare l'ESP e andate a sfruttare il potenziale di una trazione integrale che è principalmente posteriore, quindi a differenza ad esempio delle Audi RS
queste tre che prima lavorano davanti e poi lavorano dietro. Questa è una trazione integrale che lavora soprattutto dietro per poi spostarsi davanti in base alle necessità. È un'impostazione come al solito abbastanza safe quella di Audi. Nel momento in cui andate a tirare al massimo vi renderete conto che la vettura è un filinino sottosterzante, ma giocando un po' con l'acceleratore e soprattutto giocando un po' con la coppia del propulsore si riesce anche a far patinare la vettura in uscita di curva e godendo però dei vantaggi della trazione sull'asse anteriore, che nel momento in cui la macchina parte con il retrotreno riesce a portarla fuori, comunque a farle fare molta strada, quindi si riesce ad avere sia il divertimento che comunque l'efficacia di guida. È una vettura molto divertente da guidare. Il bilanciamento dinamico è sicuramente una delle sue caratteristiche peculiari, questo perché in Audi hanno lavorato sodo per fare in modo che la scocca dell'R8 Spider fosse simile per quanto riguarda i valori di rigidità torsonale rispetto a quelli della coupé. Ovviamente cambia il peso, ci sono più 70 kg rispetto alla versione standard. In questo caso stiamo viaggiando su una vettura che pesa 1612 kg, quindi non è una macchina leggerissima, ma non è nemmeno un valore incredibile, non è nemmeno un valore elevatissimo, considerando che siamo a bordo di un 10 cilindri 5200, insomma un motore molto importante nelle dimensioni. Il motore è lo stesso praticamente che potete trovare anche sulla Lamborghini Huracan. Per entrambe le vetture viene prodotto in Ungheria, negli stabilimenti Audi. È un motore molto sofisticato, questo perché non solo ha l'iniezione diretta, non solo perché appunto è un 5200 che gira altissimo come regime, fa più di 8500 giri, ma anche è un motore che vanta una tecnologia molto sofisticata, perché nel momento in cui non si va a richiedere un grande carico ha la disattivazione progressiva dei cilindri, quindi può arrivare a funzionare come un 5 cilindri quando si va piano, permettendo appunto anche di avere dei risparmi di carburante notevoli e soprattutto anche dei risparmi di emissione, cosa molto importante su mercati che sono molto attenti a questi dettagli come quello americano. Per quanto riguarda l'impostazione dell'abitacolo, c'è meno spazio a bordo rispetto all'R8 Coupé. Questa è una cosa che è un po' è un limite per quanto riguarda le persone più alte come me. Purtroppo la capotta dietro di noi occupa spazio e la possibilità di arretrare con il sedile è stata un po' limitata. Ci si sta, perché ci si sta, ma non si sta comodi come sulla R8 Coupé. Stessa cosa per quanto riguarda la posizione del passeggero, che è un po' sacrificata rispetto a quanto avviene nella versione chiusa. Mi piace moltissimo invece come è fatto l'abitacolo, perché lo vedete a questa linea ad arco del cruscotto. A parte essere costruita davvero benissimo, i materiali utilizzati all'interno di questa vettura sono ai limiti dell'eccezionale. Stessa cosa per quanto riguarda gli assemblaggi, ma appunto è bellissimo avere attorno a sé questo disegno ad arco che in Audi chiamano monoposto, ed in effetti si ha un po' la sensazione di averci sempre avuto a che fare con questa vettura. Sembra di averla guidata da sempre. Sarà appunto per le sospensioni attive, sarà per la qualità di erogazione del propulsore, ma su questa vettura ci si sente davvero a casa. Ci si sente a casa anche per quanto riguarda la tecnologia. C'è davvero di tutto e di più davanti a noi. Lo schermo dell'MMI è eccezionale, le mappe di Google Earth sono dettagliatissime. Lo schermo è 12,3 pollici Full HD, ma soprattutto quello che è davvero bello è come si muove la dinamica della grafica, è veramente da videogioco. A me piace moltissimo l'impostazione della mappa full screen, ma volendo, nel momento in cui andate a darci dentro col gas, una cosa divertente è quella di mettere il contagiri al centro della scena, andando a vedere appunto la zona rossa, andando a raggiungere la zona rossa con questo ago rosso che vi assicuro si muove molto velocemente. La mappa sulla sinistra, invece c'è un display più tecnico sulla zona destra, ai lati invece abbiamo la temperatura e il quantitativo di carburante residuo all'interno dell'abitacolo. Bellissimo anche il volante con le impostazioni Drive Select e della presenza o meno dell'ESP sul lato sinistro, mentre sul lato destro abbiamo l'impostazione dello scarico, che può essere standard o sportivo. Io lo tengo sportivo da tutto il giorno, anche perché ci piace, lo sapete, fare i tamarri. E poi c'è l'impostazione Start e Stop Engine, questo è il tastino rosso magico che va ad attivare il propulsore nel momento in cui
vogliamo partire ovviamente o spegnere il propulsore perché siamo arrivati. Un volante davvero molto bello nell'impugnatura, un volante che fa sentire molto bene, attraverso la quale si sente molto bene quello che passa sotto le ruote. Da questo punto di vista Audi ha fatto un lavoro eccezionale. La personalizzazione del servosterzo avviene attraverso le impostazioni di driving mode, quindi in comfort è più morbido, mentre in dynamic è sicuramente più duro. In auto decide tutto lei, è un'impostazione che è sicuramente idonea per un utilizzo quotidiano. Vi assicuro che in dynamic la macchina diventa una bella furia da guidare. Lo sentite, anche l'impostazione del motore diventa molto più aggressiva. Nel momento in cui andiamo a dare gas, la progressione dell'acceleratore cambia notevolmente e fa in modo che il propulsore riesca a dare il suo massimo nel minor tempo possibile. Andiamo a fare questo sorpasso, andiamo a liberarci un po' di camion. Vedete com'è l'accelerazione di questo propulsore, soprattutto è bellissimo anche sentire come nel momento in cui andiamo a rilasciare lo scarico c'è un scoppiettio dietro, sembra di avere un temporale alle nostre spalle, in realtà simula un po' lo scarico delle auto da corsa, un po' con un artifizio perché ci butta dentro della benzina. È una mappatura fatta apposta, ma con questi piccoli accorgimenti riescono a trasformare un motore stradale in un vero e proprio motore in grado di dare delle sensazioni da corsa. Eccoci qui, prova terminata. La nostra Audi R8 Spider si è comportata davvero molto bene. La trazione integrale ci ha aiutato in diverse fasi di guida sotto quest'acqua torrenziale che ha circondato Barcellona in queste ore. Purtroppo non abbiamo potuto guidarla veramente al limite, ma abbiamo sentito comunque una vettura molto facile da guidare quando si va piano e molto aggressiva quando si va forte. Questa è la vera caratteristica dell'R8, che si ritrova anche nella Spider e che si può godere anche in plein air se solo ci fosse il sole. Ovviamente il prezzo di 184.000 euro non è così basso, è un prezzo sicuramente importante. L'Audi R8 si è sicuramente alzata da un punto di vista qualitativo, di finiture e anche di dotazione, però secondo me li vale tutti. È un prezzo sicuramente allineato a quello delle concorrenti. Il motore da 610 cavalli non serve, basta e avanza quello da 540 in questa declinazione. È sicuramente una vettura adatta a chi cerca un oggetto molto stiloso ma allo stesso tempo in grado di assecondare una guida quotidiana, quindi casa lavoro, ma anche per andare in vacanza o per brevi weekend fuori porta. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente sotto moto.it. Ciao! Ragazzi, grande update, è venuto fuori il sole, lo vedete, è bellissimo, si riesce finalmente a scappottare questa Audi R8 Spider. Purtroppo lo vedete alle mie spalle, c'è tanto traffico e anche davanti c'è un traffico incredibile nella strada che porta da Lloret de Mar all'aeroporto di Barcellona, quindi non riusciamo a fare curve, non riusciamo a godercela come vorremmo, però si intuisce che questa vettura con la capota aperta assume un senso. Sentite il rumore del motore quando andiamo in galleria, è davvero incredibile. Questo non è un rumore, è una voce, ed è sicuramente un elemento che fa godere di questa macchina, porta un po' la passione all'interno di un brand che spesso è riconosciuto come fredda tecnologia, ma in realtà soprattutto con produzioni come questa Audi R8 con questo motore sa essere anche fonte di grande passione. Con questo è tutto davvero, vi saluto e vi invito a continuare a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!